Cosa penseresti se ti dicessi che il cristianesimo non è una religione, esattamente come il buddismo? Di solito si tende a considerare il buddismo come una filosofia di vita, dato che non si preoccupa di dimostrare l'esistenza o la non esistenza di Dio, mentre si identifica il cristianesimo in una delle tre grandi religioni monoteistiche della storia, insieme all'ebraismo e all'Islam. In questo video vedremo che nella sua essenza il cristianesimo trascende le categorie convenzionali di religione, avvicinandosi più a una via di trasformazione spirituale che presenta sorprendenti parallelismi con il buddismo. Qual è la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di religione? Nella maggior parte dei casi è il credere in una divinità a cui rendere culto, o l'insieme dei precetti a cui attenersi per ottenere il favore di un dio o un premio da ricevere dopo la morte. Ebbene, il cristianesimo è esattamente il contrario. La salvezza non viene dall'osservare delle leggi, ma dall'accettare l'amore di Dio per noi. Il rapporto religioso uomo-Dio è ribaltato. Non è più l'uomo che adora Dio, ma è Dio che adora l'uomo. La legge divide i buoni dai cattivi, premia i primi e punisce i secondi. Il messaggio del Vangelo, invece, è che siamo tutti figli amati. L'unico potere di Dio è quello di amare senza misura. Dio è questo amore infinito che abbraccia tutti e che dà la vita per ciascuno di noi. In Gesù, Dio si identifica con l'ultimo, l'emarginato, il maledetto da tutti, perché più nessuno sia escluso dal suo amore. Capite allora che il cristianesimo non è una religione che fa steccati e divisioni, ma abbatte ogni separazione e crea comunione nel servizio e nel perdono reciproco. L'amore, infatti, opera ogni bene e non fa male alcuno. È il pieno compimento della legge, come afferma San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 13. Bene, credo che comprendere questo sia già più che sufficiente per rendersi conto che il cristianesimo si distingue dal senso tradizionale che attribuiamo al termine religione. Proviamo a fare un passo in più. Cos'è che rende il cristianesimo più simile a una via di trasformazione spirituale, che ha diverse affinità con il buddismo? Prima di scoprirlo, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare le notifiche con la campanellina. Grazie di cuore. Cristianesimo e buddismo hanno a cuore una sola ed unica cosa: la felicità dell'essere umano. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Ecco invece le parole del Buddha tratte dal Dhammapada. Viviamo felici, liberi dall'ansia. Come esseri fulgenti in mondi celesti, godiamo la gioia. Dunque, questo è il punto d'arrivo, la pienezza di vita, la gioia. Ora, come arrivarci? Uno vive veramente quando è amato. L'amore è il pane del quale l'uomo si nutre per essere pienamente uomo. Uno può vivere solo se sa di essere amato dalla sorgente della sua vita. Il non accettare l'amore alla propria origine vuol dire vivere una vita nella violenza, nella lotta, nel nulla. Questo è evidente nel cristianesimo, che insiste tanto sul fatto che l'amore di Dio è all'origine della vita di ogni essere umano. Potrebbe sembrare un po' meno evidente nel buddismo, dove non si parla di un Dio amorevole, ma dove si offre una visione della realtà come fondamentalmente benevola, nonostante le inevitabili sofferenze dell'esistenza. Entrambe le tradizioni, dunque, insegnano che la vita, anche nel dolore, ha un valore intrinseco e un significato profondo. Nel buddismo, questo si esprime attraverso l'idea che la sofferenza stessa può essere una via per il risveglio e la liberazione. Il cristianesimo, d'altra parte, vede nella sofferenza un'opportunità di avvicinarsi a Cristo. L'amore incondizionato di Dio
Manifestato nella vita e nel sacrificio di Gesù, infatti, conferisce dignità e valore ad ogni essere umano. Per essere pienamente felici, occorre riconciliarsi con la realtà così com'è, trascendendo il dualismo tra piacere e dolore. Nel buddismo, questo avviene attraverso l'accettazione del presente e la comprensione dell'impermanenza. Nel cristianesimo si realizza nell'abbandono fiducioso alla volontà divina e nell'amore che tutto abbraccia. Le affinità tra queste due vie spirituali si manifestano proprio nella trasformazione interiore dell'individuo. Entrambe mirano a liberare l'essere umano dall'egocentrismo, dall'attaccamento e dalla paura, per aprirlo a una dimensione più ampia di amore, compassione e saggezza. Ci insegnano che la vita, pur con tutte le sue sfide, è profondamente degna di essere vissuta. Ci invitano a scoprire una gioia e una pace che trascendono le circostanze esterne, radicandoci in una realtà più profonda di amore e interconnessione. In questo senso, sia il buddismo che il cristianesimo offrono non tanto una religione nel senso tradizionale del termine, quanto una via di trasformazione che può condurre alla pienezza dell'essere e alla vera felicità. Cosa ne pensi? Avevi mai pensato al cristianesimo in questi termini? Scrivimelo nei commenti. Ora ti saluto, consigliandoti questo video che approfondisce il tema dell'amore come il cuore pulsante del cristianesimo. Namaste e che Dio ti benedica.